Il mistero è servito. Salve amici e benvenuti a Il mistero è servito. Ci hanno insegnato a fidarci di ciò che vediamo. La luce, i colori, la profondità, la nitidezza, tutto sembra solido. E se fosse esattamente il contrario? E se la realtà che attraversiamo ogni giorno fosse un costrutto digitale imperfetto, progettato per non rivelare, ma per distrarre? Secondo alcune teorie sempre più dibattute, il sistema che chiamiamo mondo investe circa il 90% delle sue risorse di calcolo nella fedeltà visiva. Un'estetica mozzafiato, curata al millisecondo, che funziona da cortina fumogena. Nasconde carenze strutturali, copre incoerenze logiche, maschera un codice sorgente fragile, in continua manutenzione. Ma c'è un gruppo di persone che per scelta o per necessità non guarda lo schermo. Sono i non vedenti, quelli che praticano la deprivazione sensoriale, quelli che allenano la percezione non visiva. E sono proprio loro a intercettare i glitch che il sistema non riesce a nascondere. Oggi spegneremo il flusso visivo predefinito e ascolteremo ciò che la matrice preferisce tenere in silenzio. Se la vista è la facciata, l'udito è l'impianto idraulico e quando le tubature perdono, il rumore esce. I difetti acustici sono punti di rottura nella grande illusione. Mentre il rendering visivo assorbe la stragrande maggioranza della potenza di calcolo, l'architettura sonora espone incongruenze che il cervello visivo tende a filtrare o ignorare. Prendiamo gli spazi fantasma attraverso l'elaborazione uditiva ad alta frequenza e forme rudimentali di ecolocalizzazione umana. È possibile mappare ambienti in cui il paesaggio sonoro non corrisponde alle mappe fisiche. Zone che visivamente sembrano libere, ma acusticamente restituiscono vuoti, echi anomali, assenze di rimbombo. Come se il sistema non avesse ancora caricato la geometria corretta. E poi c'è la latenza. Nei centri urbani ad alta densità, soprattutto dal 2026, sono stati documentati fenomeni di suoni in loop, passi, clacson, voci che si ripetono con un ritardo impercettibile ai più, ma evidentemente per chi non è distratto dal flusso visivo, sono colli di bottiglia computazionali, segnali di un sovraccarico localizzato della matrice. La simulazione privilegia la coerenza superficiale del suono rispetto alla sua logica fisica e in quella discrepanza si intravede il codice. Il sistema non resta a guardare. Quando troppi soggetti sensibili iniziano a mappare le incongruenze, la simulazione risponde. Gli aggiornamenti basati sull'intelligenza artificiale sono la sua risposta tecnologica alle vulnerabilità uditive e spaziali. E come funzionano? Prima di tutto tentano di sincronizzare il paesaggio sonoro con la mappa fisica. Tentano di eliminare quegli spazi fantasma che l'ecolocalizzazione rivela. Poi ottimizzano l'elaborazione localizzata per prevenire i loop e le latenze urbane, distribuendo il carico computazionale in modo più efficiente. Ma c'è un terzo livello, il più sottile, la correzione della geometria troncata, barriere invisibili, angoli che visivamente sembrano percorribili, ma che al tatto o al suono restituiscono un vuoto strutturale. L'intelligenza artificiale cerca di rendere l'ambiente più coerente, colmando il divario tra la rifrazione della luce e la logica fisica. Perché? Perché il budget di rendering è storicamente sbilanciato, 90% alla vista, il resto diviso tra udito, tatto, termica. L'integrazione dell'intelligenza artificiale serve a stabilizzare la realtà locale, rendendola meno permeabile a chi pratica la mappatura sensoriale alternativa. È una corsa agli armamenti percettivi. E noi stiamo imparando a correre.
Se la simulazione investe sulla vista, la chiave per testarne i limiti è toglierla. La deprivazione sensoriale non è un esercizio mistico, è un protocollo di indagine. Rimuovendo il flusso di input visivi, il cervello smette di essere ancorato alla rifrazione della luce e all'estetica pre-renderizzata. Il subconscio inizia a cercare il codice sorgente nelle routine quotidiane. Come si applica? Isolando l'udito, allenando la percezione di frequenze non verbali, il riverbero di un corridoio, il cambiamento di pressione acustica quando ci si avvicina a una parete, il silenzio anomalo in spazi che dovrebbero risuonare. È così che emergono gli spazi fantasmi e le latenze nascoste, ma non è solo questione di orecchie, è questione di tatto, di feedback aptico, di percorsi che il corpo esegue e che contraddicono le traiettorie suggerite dalla matrice visiva. Privandosi della vista, il cervello riorganizza le sue priorità, smette di fidarsi dello schermo e inizia a leggere le frequenze pure dell'ambiente. La realtà locale, testata in queste condizioni, non scompare, si spoglia, e ciò che resta è molto più interessante di ciò che ci è stato mostrato. E c'è un altro segnale che il sistema fatica a mascherare: il calore. Le variazioni di densità termica si manifestano come sbalzi improvvisi, privi di spiegazione visiva o logica immediata. Non sono correnti d'aria, non sono impianti, sono indicatori di malfunzionamento nel sottosistema fisico-ambientale della simulazione. Mentre la matrice perfeziona i pixel, la termodinamica presenta falle. E questi sbalzi termici sono quasi esclusivamente percepiti da chi non si affida alla vista. I navigatori non vedenti li segnalano come dati grezzi, anomalie che accompagnano spesso le geometrie troncate e le barriere invisibili. Parliamo di queste barriere. Al tatto si manifestano come una contraddizione netta. Il percorso visivo suggerisce uno spazio aperto. La mano incontra una resistenza fisica non giustificata dall'immagine. Il sistema, privilegiando la luce, trascura le coerenze strutturali e in questi punti il feedback aptico diventa la prova tangibile che lo schermo non è la realtà. La densità termica e la resistenza tattile sono due lati della stessa moneta, segnali che il rendering non riesce a sincronizzare. Dove la vista dice passa, il corpo dice fermati, e in quella discrepanza si apre una porta. Come fa il cervello a passare dallo schermo alla frequenza? Grazie alla plasticità neurale. Mentre la maggioranza delle popolazioni è vincolata a un'elaborazione rigida, dipendente dai pixel e dai filtri socialmente creati per mantenere l'attenzione ancorata alla superficie, i soggetti non visivi sviluppano una mappatura alternativa. Il cervello non è fisso. Si riorganizza. Quando la vista viene esclusa, le aree uditive, tattili e spaziali espandono la loro influenza. Questa flessibilità neurale permette di aggirare filtri preimpostati dalla simulazione. Non è magia, è adattamento evolutivo applicato alla decodifica ambientale. Eliminando il flusso visivo, il subconscio smette di consumare risorse nell'interpretare la luce. Si focalizza su segnali puri, frequenze, risonanze, pressione, gradiente termico, ed è lì che inizia a identificare il codice sorgente delle routine quotidiane. La geometria troncale, i loop urbani, le barriere nascoste. La plasticità neurale trasforma il cervello in uno strumento di analisi non per vedere meglio, per percepire altrimenti, e in quell'altrimenti la simulazione perde il suo controllo narrativo. La vera comprensione della realtà non inizia quando aggiustiamo lo schermo, inizia quando smettiamo di essere i suoi prigionieri. La simulazione può ottimizzare i pixel, può patchare i loop acustici, può mascherare la geometria con l'estetica.
ma non può cancellare le frequenze autentiche dell'esistenza, quelle che risiedono nel suono non filtrato, nel tatto non suggerito, nel calore non programmato. Dubitate delle apparenze, allenate la percezione non visiva, testate i confini del vostro ambiente, perché quando lo schermo si spegne, non scompare il mondo, si rivela. Se questo viaggio nella matrice sensoriale ti ha fatto riflettere, lascia un commento con la tua esperienza o la tua domanda più scomoda. Iscriviti per il prossimo episodio. Ricorda, la realtà non si guarda, si ascolta, si sente, si decodifica.